Ti sei mai sentita tradita, svalutata, come se qualcuno ti avesse portato via qualcosa che non potrà mai essere restituito? Quella sensazione di vuoto, come se l'amore, il tempo o la felicità fossero stati strappati dalla tua vita. Ma se ti dicessi che la vera vendetta non consiste nel far soffrire quella persona? No, il tipo di vendetta che ti insegnerò qui non lascerà segni visibili, ma ti farà sentire più forte che mai. Nel video di oggi, ti svelerò come puoi recuperare la tua forza e il tuo potere personale in un modo che forse non avresti mai immaginato. E se sei pronta a cambiare per sempre le dinamiche della tua vita sentimentale, vorrai restare fino alla fine. Qui su Emozioni e Connessioni, sappiamo che la vera trasformazione inizia dentro di te. Non si tratta di punizione, ma di recuperare la tua energia, di diventare una versione di te stessa così potente che nessuno, nemmeno lui, potrà toccarti. Vuoi scoprire come? Allora continua a guardare, perché stai per imparare qualcosa che cambierà la tua vita per sempre. Ti sei mai sentita come se ti fossi persa, come se una parte di te fosse stata rubata? Come se il dolore che lui ti ha causato fosse un vuoto impossibile da colmare? Quella sensazione che qualcosa di essenziale sia stato portato via e che non sarai mai più la stessa. Ma se ti dicessi che, in realtà, la chiave per superare questo dolore non sta nel combattere contro di lui, ma nel capire cosa sta accadendo dentro di te. Quando qualcuno ti ferisce, ciò che provi non è solo tristezza. È la sensazione di scarsità emotiva. Cominci a credere che l'amore, il tempo, la felicità, tutto ciò che prima sembrava naturale e abbondante, ora siano rari. Come se fosse possibile vivere quelle emozioni solo accanto a lui o, peggio, come se non fossi mai più capace di provarle. Ora fermati un momento e chiediti, esiste davvero scarsità di amore nella tua vita? Oppure è solo un'illusione creata dal dolore di essere stata lasciata indietro? Cosa hai ancora dentro di te? La risposta sta nel vivere con abbondanza. Nel renderti conto che non hai bisogno di nessuno per convalidare il tuo valore. L'amore, la felicità, la pace, tutto questo è tuo, e hai il potere di creare e coltivare queste cose, con o senza di lui. Ecco il segreto, quando inizi a vivere con abbondanza, non importa cosa lui faccia o non faccia. Perché, alla fine, ciò che hai da offrire è già sufficiente. Sei intera, completa, e nessuno potrà mai toglierti questo. Quando il dolore causato da qualcuno sembra consumare tutto, è facile cadere nella trappola della scarsità. Cominci a credere che tutto ciò che lui ha portato via sia irrecuperabile, che l'amore che hai dato non sarà mai più lo stesso, o che la felicità che provavi accanto a lui si sia dissolta nell'aria. Ma se ti fermi a riflettere, e se tutto ciò che lui ha fatto fosse solo mettere in evidenza una convinzione che già portavi dentro di te, l'idea che la tua felicità dipenda da qualcun altro? La verità è che la scarsità è un'illusione creata dalla nostra mente, soprattutto quando siamo ferite. Per troppo tempo hai creduto di aver bisogno di lui per essere felice, completa o amata. Ma questa necessità di validazione esterna nasce da un luogo di insicurezza, non di forza. Quando inizi a renderti conto che la felicità e il valore personale non vengono dati da nessuno, ma si conquistano dentro di te, il dolore comincia a svanire. Questo non significa che la ferita sparisca immediatamente, ma diventa più facile da affrontare quando capisci di avere già tutto ciò di cui hai bisogno dentro di te. La vera vendetta, allora, non consiste nel restituire il male ricevuto, ma nell'allontanarti dall'idea che tu abbia bisogno di lui per essere completa. Quando scegli di vivere con abbondanza, stai dicendo all'universo che hai il potere di creare la tua felicità. Immagina come sarebbe vivere senza la pressione di dover dipendere da qualcuno per completare la tua storia. Puoi essere la tua fonte di amore, energia e felicità. Ogni passo che fai verso questa consapevolezza è una vera vendetta contro il controllo che lui ha avuto sui tuoi sentimenti. L'abbondanza ti offre anche una nuova prospettiva sul dolore. Invece di vederlo come un vuoto, cominci a riconoscerlo come un'opportunità di crescita. Quando lo spazio emotivo che prima era occupato dal dolore causato da un uomo viene riempito con amore per te stessa, rispetto e cura personale, stai creando un luogo più forte per te stessa.
Quella che prima sembrava una perdita diventa un rafforzamento della tua identità. Non hai bisogno di conferme esterne perché sei già completa. Ora mi chiedo, cosa accadrebbe se ti liberassi da questa idea di scarsità? Se guardassi alla tua vita e ti rendessi conto che tutto ciò che ti serve per essere felice è già alla tua portata. Questo cambiamento di mentalità è il primo passo per recuperare il tuo potere. E credimi, quando inizi a vivere con abbondanza, è impossibile non sentirsi forti, autosufficienti e, finalmente, libere. Ti sei mai accorta di come, a volte, il semplice atto di non reagire possa essere più potente di qualsiasi parola o gesto? Quando qualcuno ti ferisce, la nostra tendenza naturale è voler gridare, spiegare, cercare giustizia, come se la risposta fosse convincere l'altra persona che abbiamo ragione. Ma il vero potere non sta nel reagire, sta nel non reagire. Il silenzio, l'indifferenza, sono armi silenziose e, se usate bene, sono imbattibili. Immagina che tu e lui abbiate costruito una casa insieme, qualcosa che sembrava solido, affidabile, un riflesso di ciò che eravate come coppia. Ora, invece di distruggere quella casa in un atto di rabbia o nel tentativo di ottenere spiegazioni, scegli qualcosa di più grande. Costruire un castello. E questo castello non è fatto di mura, ma di autostima, uno spazio dove solo tu hai le chiavi. Non c'è più competizione, non c'è più spazio per lui o per chiunque altro non rispetti il tuo valore. Quando ti concentri su te stessa e investi nel tuo castello emotivo, diventi immune alle provocazioni, alla sofferenza e alla ricerca incessante di risposte. Ti faccio un esempio pratico. E se lui ti mandasse un messaggio, uno di quelli che cercano di provocare una tua reazione? Invece di cadere nella tentazione di rispondere con rabbia, frustrazione o spiegazioni interminabili, semplicemente ignora. Sì, ignoralo. Non perché non ti importa, ma perché hai capito che il tempo e l'energia che spenderesti per difenderti non valgono la pena. Il silenzio che offri è più potente di qualsiasi spiegazione. Perché, ignorandolo, invii un messaggio chiaro: non ne ho bisogno. Non ho bisogno che tu mi dimostri nulla. Io sono sufficiente per me stessa. E facendo questo, stai ricostruendo il tuo potere. Questo tipo di vendetta non porta rancore, non alimenta la rabbia, ma ti mette al comando della tua vita. È un promemoria silenzioso che la tua pace e il tuo valore non dipendono da nessun altro se non da te. Lui può cercare risposte, può tentare di provocarti, ma tu hai già superato tutto questo. E alla fine, è proprio questo che capirà, che la sua perdita più grande è stata la tua presenza e la tua attenzione. Questo è ciò che ferisce davvero. Quando scegli l'indifferenza e il silenzio come risposte, non è perché non ti importi. In realtà, è il contrario, è perché finalmente ti importa di te stessa. Capisci che le parole e le reazioni emotive non cambieranno il passato, non guariranno il dolore né porteranno alla luce la verità. Il silenzio, invece, ha un potere incredibile, rompe ogni aspettativa che lui possa avere. Lui si aspetta una reazione, una spiegazione, qualcosa che convalidi ciò che ha fatto. E quando non riceve nulla, iniziano a sorgere dubbi. Comincia a chiedersi, perché non sta reagendo? Ed è lì che inizia la vera vendetta, non attraverso le parole, ma nello spazio dove lui è costretto a riflettere su se stesso. Quando costruisci il tuo castello, crei uno spazio in cui lui non ha più alcun controllo sulle tue emozioni. Il bisogno di cercare convalida o spiegazioni smette di essere una priorità, perché ora sei l'unica persona con il potere di definire il tuo valore. Quando ti mantieni in silenzio, non è una forma di debolezza, ma di forza. Hai capito che la tua felicità non dipende da lui né da una missione di colpa che forse non arriverà mai. Sei diventata la tua fonte di potere. E, facendo questo, guadagni più di quanto qualsiasi vendetta potrebbe darti, guadagni la libertà emotiva e il controllo della tua vita. Questo silenzio ha anche l'effetto di disconnetterlo dalla sua stessa narrativa. Invece di essere tu il centro della conversazione, si ritrova in uno spazio di incertezza, senza sapere più come agire. Si chiede, non è più preoccupata per me? Non le importa davvero?
E questo dubbio lo colpisce molto più di qualsiasi litigio o discussione potrebbe fare. Non hai bisogno di umiliarti o spiegare il tuo punto di vista a qualcuno che non ti rispetta abbastanza per comprenderlo. La vera vendetta è quando smetti di sentire il bisogno di dare spiegazioni. Il silenzio non riguarda l'essere crudeli, riguarda la creazione di uno spazio in cui puoi respirare senza essere influenzata da lui. È un segnale chiaro che non sei più disposta a nutrire la sua energia nella tua vita. L'indifferenza non significa che non ti importi, ma che finalmente ti importa di più di te stessa. Quando fai questa scelta, smetti di vivere per lui e inizi a vivere per te stessa. E questa trasformazione, questo cambiamento di energia, è molto più potente di qualsiasi parola che lui potrebbe dire. Perché, in fondo, lui sa, la vera perdita non è ciò che ti ha fatto, ma la tua capacità di andare avanti senza di lui. Alla fine, la vera vendetta non sta nel sconfiggerlo o nel dimostrare qualcosa. Sta nell'elevarti. Quando scegli di ignorare, quando scegli il silenzio, non stai perdendo nulla. Al contrario, stai riprendendo possesso del tuo mondo. E questo potere, questa forza, è qualcosa che lui non potrà mai toglierti. Potrà provare, potrà pentirsi, ma una volta che costruisci il tuo castello di autostima, nessuno potrà abbatterlo. Il silenzio, in questo caso, è la migliore e più duratura forma di vendetta. E, se ti sta piacendo quello che hai ascoltato finora, cogli l'occasione per iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui esploreremo insieme il potere delle nostre emozioni e come esse plasmano le nostre relazioni. Non dimenticare di attivare la campanella per non perdere nessun contenuto che potrebbe trasformare il tuo percorso. Creiamo una comunità dove l'autenticità e l'autoconoscenza sono sempre al primo posto. Iscriviti ora e unisciti a noi. Ora che hai compreso il potere del silenzio e dell'indifferenza, il passo successivo è costruire il tuo castello, una fortezza di autosufficienza emotiva che ti proteggerà da chiunque o qualsiasi situazione tenti di diminuire il tuo valore. E la cosa migliore è che questo castello non ha bisogno di essere difeso, perché è inespugnabile. Il segreto per costruirlo inizia dentro di te, con una solida base di amor proprio e rispetto per te stessa. L'amor proprio è il fondamento più importante di questa costruzione. Quando ti ami genuinamente, inizi a trattarti con la stessa gentilezza e cura che riserveresti a un caro amico. Questo significa essere gentile con te stessa, riconoscere le tue qualità e abbracciare le tue imperfezioni. Non si tratta di essere perfezionista, ma di essere compassionevole verso i tuoi sentimenti. Inoltre, evita di consumare contenuti, pensieri o frequentare ambienti che alimentano le tue insicurezze. Sii selettiva riguardo a ciò che lasci entrare nella tua mente. Le influenze esterne possono essere potenti, ma sei tu a decidere cosa accettare come verità. Scegliendo un ambiente che nutre la tua autostima, riempirai il tuo castello in modo che cresca forte e indistruttibile. Il rispetto per te stessa è lo strato essenziale successivo. Qui, la chiave sta nel definire confini chiari e solidi su chi può accedere alla tua energia e al tuo spazio personale. Questo non significa essere fredda o insensibile, ma piuttosto prenderti cura di te stessa in modo che la tua pace e il tuo benessere non dipendano dagli altri. Chi non ti rispetta, chi ti ferisce o ti sminuisce non ha posto nel tuo castello. Stabilendo queste barriere, ti proteggi dalle influenze negative e crei uno spazio in cui solo le persone che ti arricchiscono e rispettano la tua essenza possono entrare. Questo non è un atto egoistico, ma un atto di autopreservazione. Costruire il tuo castello non è per dimostrare nulla a nessuno. Non si tratta di mostrare che sei forte a coloro che ti hanno ferito o che non hanno creduto in te. Si tratta di garantire la tua sicurezza emotiva, la tua pace e felicità. Il castello che costruisci è per te, non per gli altri. Non per compiacere, impressionare o cercare riconoscimento. È la tua fortezza interiore, dove ti senti sicura, amata e sufficiente, indipendentemente da ciò che il mondo o qualsiasi altra persona potrebbe pensare o fare. È la tua scelta di non dipendere dall'approvazione di nessuno per sentirti bene con te stessa.
Costruendo questo spazio, diventi inamovibile, ed è proprio questo che ti rende veramente libera. Nel costruire il tuo castello, ricorda che non è qualcosa che si costruisce tutto in una volta. Cresce e si rafforza nel tempo, man mano che coltivi abitudini e atteggiamenti che nutrono la tua salute emotiva. Parte di questo processo è praticare l'autocompassione. Questo significa trattarti con la stessa gentilezza che riserveresti a qualcuno a cui tieni molto, specialmente quando commetti errori o affronti sfide. Invece di punirti o giudicarti severamente, impara ad abbracciare i tuoi fallimenti con comprensione e pazienza. Ogni passo falso è un'opportunità di apprendimento, non una ragione per sminuirti. Adottando questo approccio gentile verso te stessa, il tuo castello diventa un rifugio accogliente, dove l'autocritica non ha più spazio. Un altro elemento fondamentale nella costruzione del tuo castello è imparare a disconnetterti da situazioni e persone che non ti servono più. Non si tratta solo di tagliare legami, ma di creare una distanza salutare. Potresti iniziare a notare che le connessioni che ti prosciugano emotivamente sono come muri che devi abbattere per far entrare nuove energie. Invece di rimanere ancorata al passato o alla necessità di restituire un torto subito, concentrati sul tuo percorso personale. Il castello che stai costruendo non è un luogo di vendetta, ma di libertà. Ti liberi dalle catene delle relazioni tossiche, delle aspettative irrealistiche e del peso degli eventi passati. Quando ciò accade, il tuo castello si rafforza, e inizi a renderti conto di avere il controllo della tua narrazione. Costruire il tuo castello significa anche essere fedele ai tuoi valori. A volte, quando siamo feriti, la tentazione di agire impulsivamente, di fare qualcosa per ottenere una giustizia immediata, può essere forte. Ma ciò di solito non fa altro che alimentare il ciclo di dolore e frustrazione. Invece, concentrati su come vuoi essere ricordata e su ciò che realmente valorizzi nella tua vita. Il tuo castello è una rappresentazione della persona che stai diventando, qualcuno che agisce con integrità, rispetto e autenticità. Quando rimani fedele ai tuoi principi, anche di fronte alle avversità, la tua forza interiore diventa visibile e indiscutibile. Una parte fondamentale di questo processo è la capacità di perdonare, ma non nel senso tradizionale di lasciar correre. Il perdono che pratichi è per te stessa, per liberarti da qualsiasi residuo di rancore o dolore che potrebbe impedirti di andare avanti. Rilasciando queste emozioni, fai una scelta potente, scegli la libertà invece di rimanere intrappolata nella sofferenza del passato. Il perdono non significa dimenticare, ma liberarsi dall'energia negativa che quegli eventi possono portare. Quando lo fai, il tuo castello si rafforza, poiché diventa immune ai venti del risentimento e della vendetta. Il castello che stai costruendo è una vera fortezza di pace. Non si basa sull'idea di dover dimostrare qualcosa o punire qualcuno, ma sull'idea che ti stai ricostruendo e diventando più forte ogni giorno. Ogni azione che intraprendi per prenderti cura di te stessa, rispettare i tuoi limiti e praticare il perdono rende questo castello più solido. È la tua protezione contro le sfide della vita, un luogo dove la tua autosufficienza emotiva è il tuo tesoro più grande. E alla fine, la vera vittoria sarà vedere te stessa fiorire in un luogo di pace e amor proprio, dove nulla e nessuno potrà mai scalfire la tua fiducia e felicità. Immagina per un momento di aver costruito un castello, un luogo sicuro e impenetrabile, dove entra solo ciò che conta davvero. Ora pensa a quanta energia hai già speso cercando di controllare ciò che accade all'esterno, cercando di cambiare il passato o di controllare come gli altri ti percepiscono. Ma se ti dicessi che la vera libertà arriva quando smetti di lottare contro il vento e inizi a costruire il tuo regno di pace? Quante volte ti sei ritrovata a controllare i social media del tuo ex, cercando risposte o tentando di scoprire dove si trova adesso? Hai mai notato quanto questo prosciughi la tua energia? Questi comportamenti, che nascono da una condizione di scarsità emotiva, ci ancorano al passato. Ti sembra che, rimanendo concentrata su quello che lui sta facendo o pensando, tu stia aspettando qualcosa che non arriverà mai. Ma quando inizi a costruire il tuo castello di autostima, ti rendi conto che tutto questo non importa più. Ciò che conta è ciò che costruisci dentro di te. E la cosa più straordinaria
Non hai bisogno di aspettare nessuno per sentirti completa. Questo castello riguarda la forza, la fiducia e l'indipendenza. È vivere con un senso di abbondanza, dove il tuo valore non dipende da chi ti lascia, ma da chi diventi. E sai cosa succede quando raggiungi questo livello di fiducia? Persone, opportunità e relazioni iniziano ad arrivare, perché non sei più disperata in cerca di approvazione. Quindi voglio chiederti, ti è mai successo qualcosa di simile? Hai mai vissuto un momento in cui hai capito che dovevi cambiare te stessa per trasformare le tue relazioni? Racconta nei commenti se ti sei mai trovata bloccata in abitudini che prosciugavano la tua energia. Sapevi che vivere con abbondanza era la chiave? Oppure condividi se hai vissuto una storia simile, in cui solo quando hai lavorato su te stessa le cose hanno iniziato a fluire in modo diverso. Scrivilo nei commenti. Sul canale Emozioni e Connessioni vogliamo ascoltare la tua esperienza. Se hai trovato utile questo contenuto, iscriviti al canale per altri spunti che possono trasformare la tua vita. Partiamo insieme in questo viaggio di autoconsapevolezza e connessione autentica. Ricorda, il cambiamento inizia da te. E quando costruisci questo castello di autostima, nessuno può sottrarti questa forza. Condividi questo video con chi pensi ne abbia bisogno. Perché quando ci connettiamo davvero, costruiamo più che relazioni, creiamo cambiamenti trasformativi. Se sei pronta per iniziare a costruire il tuo castello, fallo oggi. Vivi con abbondanza, vivi con intenzione e lascia che la vera libertà entri nella tua vita. Ti aspetto nei prossimi video per continuare a esplorare questa profonda connessione con te stessa e con il mondo che ti circonda. A presto!